Salve a tutti e bentornati su Italy Rocks, il mio canale YouTube che tratta di tutto quello che rende l'Italia lo straordinario paese che tutti noi conosciamo e amiamo. Se siete nuovi su questo canale, io sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach. Il video di oggi tratta di un problema che si presenta molto spesso a molti studenti della lingua italiana. Dove mettere l'aggettivo qualificativo in una frase. Per affrontare l'argomento voglio cominciare con una domanda per voi. Supponete di avere il sostantivo amico e l'aggettivo qualificativo vecchio. Quale delle seguenti frasi scegliereste per dire un amico di lunga data? Vecchio amico oppure amico vecchio? Oggi vedremo insieme che in certi casi, come per l'aggettivo qualificativo vecchio, la posizione dell'aggettivo stesso nella frase è di fondamentale importanza. La differenza di significato tra le due posizioni possibili a volte può anche diventare rilevante. Nel corso del video vi darò due regole semplici e logiche per decidere velocemente, senza alcun problema, dove mettere l'aggettivo a seconda del contesto e soprattutto a seconda di cosa voi stessi volete comunicare. Curiosi? Bene, ci vediamo subito dopo la sigla. Un concetto da tenere sempre bene presente è il seguente: tutto ciò che dirò oggi vale solamente per gli aggettivi qualificativi, per i quali spesso la posizione dell'aggettivo dipende da che cosa oppure dalla persona di cui voglio parlare, e mi spiego con due frasi. Prima frase: Carla andrà ad abitare nella vecchia casa dei nonni. In questa frase l'aggettivo è prima del sostantivo. Usando questa costruzione, l'aggettivo vecchia indica una qualità aggiuntiva della casa. L'elemento rilevante di cui voglio parlare è l'età della casa. Nessun'altra informazione è rilevante per me che sto parlando. Seconda frase: Carla andrà ad abitare nella casa vecchia dei nonni. In questa seconda frase l'aggettivo è dopo il sostantivo. Una circostanza è implicita, sottintesa. I nonni di Carla sono proprietari di almeno 2 case. In altre parole, esistono 2 case. La casa nuova, che per esempio i nonni hanno comprato nel 1975, e la casa vecchia, che avevano comprato quando si erano sposati nel 1927. Questo stato di cose si può esprimere molto semplicemente in italiano mettendo l'aggettivo qualificativo vecchia dopo il sostantivo. Uso questa struttura per sottolineare l'elemento rilevante di cui voglio parlare, cioè il numero di case che i nonni possiedono, e quindi per specificare dove Carla andrà a fermarsi. In altre parole, usando questa costruzione posso distinguere entrambe le abitazioni in modo semplice e chiaro. Quindi l'aggettivo vecchia messo dopo il sostantivo indica una scelta, una selezione, un'opzione. Tra tutte le case che i nonni possiedono, voglio parlare della loro prima casa. Lo so, sembra complicato, ma in effetti non lo è affatto. Pensate per esempio alle espressioni comunemente usate tipo la casa in centro, la casa al mare e simili, che sono esattamente analoghe al caso casa nuova, casa vecchia. È quindi possibile formulare una prima regola generale. L'aggettivo prima del sostantivo ha funzione descrittiva. L'aggettivo dopo il sostantivo ha funzione restrittiva.
Veniamo adesso al secondo importante uso della posizione dell'aggettivo nella lingua italiana. Consideriamo le seguenti coppie aggettivo-sostantivo nelle due frasi seguenti. Prima frase: un alto magistrato. In questa frase l'aggettivo alto è prima del sostantivo. L'elemento rilevante di cui voglio parlare è la professione del giudice. A che punto della sua carriera questo giudice è arrivato al momento del mio interesse nella sua persona? Questo si può esprimere molto bene in italiano mettendo l'aggettivo qualificativo alto prima del sostantivo. Seconda frase: un magistrato alto. Qui l'aggettivo alto è dopo il sostantivo. L'elemento rilevante di cui voglio parlare adesso è una caratteristica fisica di questa persona, cioè voglio conoscere l'altezza di questa persona. Il fatto che sia un giudice in questo momento non mi interessa. Questo fatto si può esprimere in italiano mettendo l'aggettivo qualificativo alto dopo il sostantivo. Ed ecco pronta per voi una seconda regola generale. L'aggettivo prima del sostantivo è usato con senso figurato. L'aggettivo dopo il sostantivo è usato con senso letterale. Vi ricordate la mia domanda di apertura con la coppia vecchio e amico? Sapreste adesso darmi la risposta? Rispondete nella sezione commenti qui sotto, ci tengo. In molti casi la posizione dell'aggettivo qualificativo si è, cristallizzata negli anni. In altre parole, in alcune espressioni la posizione dell'aggettivo è sempre prima del sostantivo e quindi è definita e immutabile. Se volete, imparatele a memoria, ma non penso che dobbiate farlo perché vi farò vedere che tutte queste espressioni possono essere ricondotte alla seconda regola generale che vi ho appena descritto. Vediamo le espressioni. La bella vita, che ha il significato di la vita comoda. Chiaramente qui l'aggettivo qualificativo bella ha senso figurato e significa comoda, agiata, confortevole. Per esempio, Renato fa la bella vita. Il gentil sesso. Ancora una volta l'aggettivo qualificativo gentile è prima del sostantivo e quindi la seconda regola che vi ho dato funziona. Infatti, figurativamente, con gentile si descrive il sesso femminile. Un esempio: Luisa fa parte del gentil sesso. A proposito, l'aggettivo gentil non è altro che il troncamento di gentile. Molto spesso in italiano si usa una parola troncata quando si desidera aggiungere un tocco di leggerezza, eleganza, grazia alla parola usata. Le buone maniere. Ancora una volta l'aggettivo qualificativo femminile plurale buone ha il significato figurato di garbate, raffinate, educate. Un esempio: Carletto, impara le buone maniere. Nell'espressione cristallizzata il nuovo mondo, ancora una volta l'aggettivo qualificativo nuovo figurativamente descrive il continente americano. Un esempio: Silvio, Nuovo Mondo è un film da vedere. A proposito, questo film del 2008 di Emanuele Crialese è uno spietato sguardo alla feroce e disumana accoglienza sulla Ellis Island della poverissima famiglia siciliana dei Mancuso.
partita dalla Sicilia alla volta degli Stati Uniti, in disperata ricerca di lavoro e di una vita migliore. È una finestra sull'immigrazione degli italiani negli Stati Uniti all'inizio del XX secolo, dal punto di vista degli immigrati. Vi consiglio caldamente di vederlo. Ora voi mi potreste chiedere: ma Giulio, lasciando da parte le espressioni cristallizzate, come facciamo noi a sapere se un aggettivo si può usare in senso letterale oppure figurato? La risposta è semplicissima: fatevi aiutare dal dizionario. Infatti là troverete se quel dato aggettivo si può usare in senso figurato oppure no. Ricordatevi, gente, il dizionario deve diventare il vostro migliore amico. Trattatelo bene e soprattutto andate a trovarlo spessissimo. Gli piace un mondo. Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao! A presto!